Ho sentito tante cose, pensieri sparsi, confusi, giornalisti e influencer dire boiate. Fermiamoci un attimo e facciamo un po' di chiarezza per capirci qualcosa. Com'è possibile che solo Disney non sapesse del flop che sarebbe stato Biancaneve? E lo sapeva benissimo. Il film è frutto di una presidenza che si è dimessa per via di perdite economiche e danni ai brand. Abbiamo già parlato della crisi Disney in un video su questo canale, vi invito a vederlo se ve lo foste perso. Quindi l'attuale amministrazione aveva questa pellicola costosissima ereditata da quella precedente, doveva farla uscire in qualche modo. Ne converrete con me che indipendentemente da manovre di PR, ciò che viene detto ad eventuali investitori, Disney sapeva benissimo che avrebbe preso un muro in faccia. Forse non se lo immaginava così solido, ma lo sapeva. Alla fine sarò curioso di sapere cosa ne pensate. Se vi interessano questi approfondimenti, questa tipologia di video, vi invito a mettere like perché aiuta veramente tanto. E quindi, quali sono i motivi del flop? Analizziamoli. Tagliamo subito la testa al toro in modo da poter parlare di cose che, almeno per me, sono più interessanti. Il film è stato percepito come brutto. La regia di Mark Webb è poco ispirata, a tratti scolastica e meccanica, soprattutto prende delle scelte pavide che tradiscono le aspettative del pubblico per le scene più iconiche del classico Disney, come ad esempio Biancaneve che fugge nel bosco o la trasformazione della regina cattiva. La sceneggiatura ondeggia tra fasi dove c'è un banalissimo e scarno racconto didascalico degli eventi a comportamenti talmente illogici dei personaggi che la pellicola pare scritta da una scimmia, come ad esempio il cacciatore che decide di mettere una mela nello scrigno dove doveva esserci il cuore e la regina che controlla un regno con circa 7 soldati, giusto a citare 2 cose su 50. Inoltre nel film sembra evidente il taglio di diverse scene che dovevano approfondire situazioni e personaggi, forse per risparmiare sulla post-produzione in previsione del flop, visto che anche così è costato 250 milioni di dollari circa. La critica poi parla giustamente di canzoni dimenticabili a eccezione di quelle poche prese dal classico Disney. Per non parlare poi della versione nostrana, ultimamente c'è un brutto vizio nell'adattamento di queste produzioni, ovvero voler per forza adattare le canzoni italiane al labiale degli attori, plasmando mostri fonetici, sintattici e canori che nulla hanno di gradevole. Sembrano pessime persino le performance degli attori, quindi il passaparola, che è il più potente strumento di marketing al mondo, è stato molto negativo. Tuttavia, ciò che abbiamo detto influenza la coda del film, ovvero la prestazione economica sul lungo termine. Non i primi giorni di programmazione dove il pubblico non può sapere com'è il film. E queste giornate qui per la pellicola sono state determinanti. Giusto per fare un paragone, La Sirenetta, altro film controverso, apriva il box office americano con 95 milioni di dollari nel primo weekend, Biancaneve con 42, molto meno della metà. La gente si è dimostrata non interessata alla pellicola a prescindere, ben prima di scoprire la pessima qualità dell'offerta. E quindi per capire questo dobbiamo passare al punto 2. Ammetto che all'inizio non credevo che le polemiche intorno alla Zegler fossero così influenti. Poi ho studiato per bene la situazione ed effettivamente è un bel pasticcio. 12 agosto 2024. La Zegler ringrazia i fan per aver accumulato 120 milioni di visualizzazioni sotto il trailer di Biancaneve nelle prime 24 ore. Ma il post su X si conclude con un "And always remember, Free Palestine". Mischiare la promozione di un blockbuster per famiglia ad argomenti politici non è una buona idea. Infatti un produttore è volato a casa dell'attrice per tirarle le orecchie, anche se dall'altra parte personalmente lo trovo coraggioso e stimabile. Tuttavia dobbiamo comprendere il contesto americano su questo argomento. Secondo quanto emerge da vari sondaggi d'opinione di istituti prestigiosi, fare dichiarazioni pro-Palestina in Europa e in Italia significa esprimere il pensiero di maggioranza. In questo momento addirittura l'opinione pubblica ritiene non proporzionata la reazione di Israele e addirittura la maggioranza attribuisce a Netanyahu l'intera colpa di quanto sta accadendo. Negli Stati Uniti invece, per via di una serie di motivi demografici e socioculturali, la stragrande maggioranza delle persone è pro-Israele. Vi basta
Basti pensare che l'attrice Melissa Barrera è stata esclusa dal cast di Scream 7, provocando anche delle reazioni di solidarietà da parte di Jenna Ortega che se l'è data a gambe, perché avrebbe espresso delle opinioni pro-palestine e di accusa nei confronti di Israele che sono state assurdamente e follemente, aggiungo io, etichettate come antisemite. A questa discussione si aggiunge il fatto che Gal Gadot è israeliana, è chiaramente pro-Israele e addirittura ha un passato da soldatessa. All'attrice purtroppo sono arrivate un sacco di minacce durante la promozione del film e la colpa è stata attribuita anche alla Zegler per via delle sue dichiarazioni che avrebbero gettato benzina sul fuoco. Sempre in ambito politico, la Zegler ha, in maniera secondo me poco furba, commentato anche l'elezione di Trump, dicendo: possano i sostenitori di Trump non conoscere mai pace. Io ho capito che non sei contenta del risultato delle elezioni e tanta altra gente non è contenta, ma che Biancaneve si metta sui social a commentare il presidente sostenuto dalla maggior parte degli americani, che sono il pubblico di riferimento, mi sembra una scelta poco saggia. Infine, le dichiarazioni sul classico d'animazione. Cosa avrebbe dovuto dire una principessa Disney? Sono cresciuta con Biancaneve, diventare lei era il mio sogno. Spero che questo sogno possa divulgarsi e realizzarsi anche nelle generazioni future. Per me è un grande onore partecipare a questo progetto. Invece che cosa ha detto la Zegler? Non siamo più nel 1937. Biancaneve non verrà salvata dal principe azzurro, non sognerà il vero amore. Sognerà invece di diventare una leader indipendente, la leader che sa di poter essere, e la leader che il suo defunto padre le ha detto che sarebbe diventata, oh mio Dio, e se si fosse comportata in modo impavido, giusto, sincero e coraggioso. E qualche tempo dopo rincara. Voglio dire, il cartone animato originale è uscito nel 1937 e so leggere 4 numeri di fila, ed è una cosa che oggi è davvero evidente. Ci si concentra tantissimo sulla storia d'amore tra lei e questo tipo che letteralmente le fa stalking. Inquietante, davvero inquietante. Non faremo così stavolta. Poi credo che l'abbiano presa a calci, quindi ha iniziato a fare una comunicazione più classica, però il danno era già fatto. Le interviste erano ovunque con milioni di visualizzazioni e valanghe di insulti, e questo anche perché credo che l'intero progetto abbia totalmente frainteso il target. E quindi a chi sarà mai indirizzato un film nel 2025 che si chiama Biancaneve? Ovviamente alle famiglie, ai tradizionalisti e ai nostalgici della propria infanzia, perché al pubblico, chiamiamolo progressista, di andare a vedere Biancaneve, ma cosa vuoi che gliene freghi? Anzi, probabilmente pensa le stesse cose della Zegler. In merito è uscito un grafico molto frainteso da un sacco di giornalismo italiano e da vari influencer. Il 40% delle vendite dei biglietti è arrivato dalle cosiddette contee rosse, quelle repubblicane che in genere sono intorno al 37%. Questo vuol dire che ha performato più del solito tra i cosiddetti trampiani. Perciò in diversi davanti a questo dato si sono lasciati andare a un vabbè, ma allora le polemiche non hanno contato nulla, quello che dice internet non vale niente, eccetera eccetera. Il problema è che il target di Biancaneve, come abbiamo visto, era praticamente quasi solo quello, quindi pochi repubblicani sono andati al cinema, gli altri se ne sono fregati proprio. Le percentuali che escono fuori sono falsate in quanto dettate dall'affluenza scarsa, esattamente come nelle elezioni politiche. Quindi Biancaneve sta incassando poco, l'affluenza è bassa, ma comunque si è registrata una sovrappresenza di pubblico latino, che è andato al cinema nelle aree repubblicane probabilmente per la presenza della Zegler. Abbiamo già visto in passato con casi quali Blue Beetle che al pubblico latino di questo tipo di rappresentanza non gliene può fregare di meno, ma quantomeno sembra essersi mobilitato un pochino più del solito. Nulla di paragonabile alla comunità nera che se si attiva ti fa fare 1 miliardo, mezzo miliardo, ma comunque ha battuto un colpo. Tuttavia non è bastato, vista la scarsa affluenza in generale rispetto al necessario. Tutto ciò per capire come va interpretato questo dato senza essere fuorvianti. Ovviamente non abbiamo la prova scientifica che le polemiche abbiano influito, però neanche il contrario. E visto che evidentemente qualcosa è andato storto già prima dell'uscita del film, come dicevamo nel punto 1, secondo me la situazione è quasi facilmente interpretabile. Ma oltretutto, scusate, in un mondo dove le aziende investono più in comunicazione online che in comunicazione tradizionale, dove i politici se ne fregano della televisione, se ne fregano di scendere in piazza per investire sulla comunicazione sui social network, e quando scendono in piazza lo fanno solo per fare le foto con cui poi fare propaganda sui social, ma vi pare che internet non è influente? La rete è specchio virtuale del mondo reale.
e non capire quanto sia influente, forse addirittura di più di quello che c'è fuori nel 2025, è quantomeno ingenuo. Oppure potete continuare a credere che non sia così e stupirvi ogni volta che un politico che investe principalmente in comunicazione online vince le elezioni. Per di più, Biancaneve ha un unicum. Non c'è mai stato un boicottaggio così in rete. Il review bombing di Biancaneve è un caso unico. Se voi andate in giro sugli aggregatori di voti e paragonate qualsiasi film che ritenete abbia avuto un trattamento simile, vi accorgerete che Biancaneve ne esce peggio. E questo che cosa produce? Che nel momento in cui chiunque cerca il film in rete, la prima cosa che trova sono notizie che ne parlano male o malissimo descrivendo un flop. Ma ai bambini non interessano queste cose. Vi dico una roba che ve la dico, è un'esclusiva di questo video, dovete mettere like perché nessun altro ve lo dirà nel mondo, in tutto il pianeta. Signori, i bambini non comprano i biglietti, li comprano i genitori! Non lo dite a nessuno, non lo sa nessuno, non lo dite. E i genitori, se non trovano convincente il film, i bambini non ce li portano. Non lo dite a nessuno. Ci stanno stacca. Peraltro abbiamo visto che questi genitori a livello di target probabilmente sono trampiani. Apriti cielo. Il pubblico repubblicano pro-Israele, cara Zegler. Il pubblico repubblicano che vuole far vedere ai propri figli la Biancaneve che hanno vissuto da piccoli e che pensano inclusività sia una parolaccia. E a proposito di pellicola inclusiva, capiamo come questa è stata costruita e messa in scena per comprendere tutto questo bombardamento d'odio. Hanno fatto una combo unica nel suo genere di logiche woke e politicamente corretto alla qualcuno pensi ai bambini, che generalmente sono due cose diverse ma loro le hanno unite, quasi ammirevole, perché senti proprio che il film è artificioso in tutto per prendere determinate strade a tutti i costi. Ad esempio, no Principe Azzurro, perché viene da un retaggio maschilista, e a quanto pare pure Stalker. No 7 nani, sostituite da 7 creature umanoidi basse in CGI. No Cuore del cinghiale o quel che sia, perché sennò i bambini si impressionano. No violenza in generale neanche suggerita, perché sennò i bambini muoiono in sala. No strega spaventosa, perché sennò i bambini esplodono. No animali veri neanche nelle scene più calme e meno ricercate, perché sennò, gli animalisti si arrabbiano? Non lo so. Insomma, se dovessi parodizzare le scelte Disney della precedente amministrazione, molto importante, penso che il mio sketch sarebbe Biancaneve. E come dissi già nel video dove parlavamo del live action tremendo di Pinocchio, buttare in faccia allo spettatore 1,5 milioni di temi controversi eleggendosi come paladino della giustizia, della verità assoluta e della morale non fa altro che generare malsopportazione e tendenzialmente l'effetto opposto, un rigetto nei confronti di questi temi e delle tue conclusioni soprattutto. Questo perché un modo di fare arrogante e totalitario non fa altro che erigere muri e non costruire ponti. Di conseguenza rimani solo tu con le tue idee, incapace di comunicare con le altre parti, anche convertire persone alla tua dottrina, finché alla fine quelli che hai intorno non saranno sempre meno. Leviamo tutto. Niente Palestina, niente inclusività, niente polemiche in rete. Viviamo in un mondo abbastanza complesso dove vi sarete accorti che l'oro del nuovo millennio è la nostalgia, l'infanzia, quel periodo dove tutto andava bene e non c'erano né pensieri né responsabilità. Esce Biancaneve, il classico Disney che vedevi da piccola o da piccolo, ma con gli attori veri. Wow! Vedi la pubblicità in TV, sui social network o nei trailer al cinema prima di goderti l'ennesima commedia di gennaio. Il film è un po' diverso da quello che ricordavi. Non è quello che vedevi quando c'erano ancora mamma e papà e la domenica sera mangiavate la pizza con un cartone animato. È un'altra cosa. Biancaneve, non ci somiglia. I nani sono finti, gli animali sono finti, il principe azzurro, che ha segnato un'epoca anche solo come battuta da fare agli amici, non ti sembra di vederlo, non ti ispira granché. Stavolta passi e vai a vedere altro. Oppure non vai a vedere niente perché il cinema costa.
e qualche operazione di questo tipo da parte di Disney te la ricordi anche. A casa su Disney Plus Peter Pan e Wendy lo hai tolto dopo 20 minuti, mentre Pinocchio speravi di fare un dopo cena con i tuoi bambini e si sono rotti le scatole dopo un quarto d'ora tirando fuori i telefoni, rovinando la serata. Per carità. Però forse si va a vedere Lilo e Stitch. L'alieno blu ti sembra proprio quello del cartone che ti è piaciuto tanto. Secondo me questo è uno dei motivi più forti di tutti, anche e soprattutto fuori dagli Stati Uniti, dove le chiacchiere della Zegler il pubblico generalista non le conosce nemmeno. Ho sentito parlare di possibile saturazione di Biancaneve, ovvero Disney avrebbe sopravvalutato la potenza economica di un brand con quasi 100 anni di storia alle spalle e con tante trasposizioni. Personalmente non sono d'accordo con questa visione, perché ricordiamo che il trailer di Biancaneve ha fatto numeri imponenti e il film era tra i più attesi dell'anno, insieme ad altri grandi blockbuster. Certo, bisogna vedere come vanno anche quelli, però non mi sembra la ricetta di un disastro. E allora perché è la ragione 5 del flop? Carissimi, secondo me la presenza di molte altre pellicole su Biancaneve, purtroppo per questo film, fornisce dei termini di paragone rendendo ancora più evidenti i suoi problemi. Ricordiamo che Biancaneve il cacciatore è stato candidato a 2 Oscar e anche il film con Lily Collins e Julia Roberts era presente alla premiazione più importante. Insomma, se voglio vedere un film su Biancaneve ho delle alternative di tutto rispetto universalmente riconosciute sulle piattaforme streaming. A maggior ragione se non è una trasposizione fedele, perdendo anche quel punto di forza nell'offerta rispetto alle altre. Un po' quello che è successo con quel ciofecone di Pinocchio. Ho sentito con queste orecchie persone, dopo aver visto immagini su qualche quotidiano online del cast della Zegler, dire «Caruccia, ma Lily Collins era uguale». Kristen Stewart era cazzuta e così via. La Sirenetta, ad esempio, nonostante tutte le polemiche, il paragone non ce l'ha. E tutte le altre versioni di Biancaneve hanno qualcosa in più rispetto a questa. I nani so veri! Secondo me questi sono i motivi strettamente interconnessi tra loro per cui Biancaneve è stato un disastro di proporzioni storiche. E voi, secondo voi, quali sono stati i motivi del flop di Biancaneve? Facciamo un po' di discussione, di opinionismo. Avete altre idee, altri punti di vista? Credete ci siano altre ragioni? Fatemelo sapere nei commenti ed è per questo motivo che dicevo a inizio video che sarei stato curioso di leggerli. Siamo arrivati alla fine di questa disamina che spero sia stata piacevole e soprattutto utile. Prima di lasciarvi, Bellimbusta voleva dirvi qualcosa di importante e ci teneva molto. Vai Bellimbusta, è il tuo momento!